Il mondo delle mirrorless ha consentito di diminuire il tiraggio, che è la distanza tra la parte dell'obiettivo e il sensore, l'elemento sensibile della camera, e quindi ci ha offerto la possibilità di poter montare un'ampia gamma di obiettivi che una volta, per esempio, risultavano incompatibili. Ad esempio, sulla Nikon non si potevano utilizzare i pregiatissimi Zeiss Contax con l'attacco Yashica. Sulle Canon ci riuscivamo per 1 millimetro, cosa assai complessa, ma sulle mirrorless, avendo guadagnato una ventina più o meno di millimetri per ogni brand, diviene tutto possibile. Ad esempio anche montare con tutta tranquillità questo obiettivo Nikon su un corpo RF, così come si possono utilizzare gli obiettivi EF Canon sulle mirrorless Z di Nikon. Insomma, un bel miscuglio. Sembrava qualcosa di impossibile un po' di tempo fa. Io stesso quante volte mi dicevo: se potessi avere questo obiettivo Canon sul sensore Nikon, perché non nascondiamocelo, alcuni sensori Nikon in molti anni di produzione erano avanti, anche se poi chiamarli Nikon sappiamo che è Sony che li produce, ma erano avanti come gamma dinamica rispetto ai Canon, o perlomeno erano diversi. Questo era il mio sogno, mantenere l'autofocus, questi su un sensore di quel tipo. Oggi è possibile anche togliersi questo sfizio e le cose funzionano anche bene, ovviamente, a seconda dell'anello che andiamo a montare. L'anello adattatore per obiettivi Nikon AIS su corpi camera Canon R è un obiettivo che non ha contatti, perché per l'appunto anche gli obiettivi della serie AIS di Nikon non avevano comunicazione con la fotocamera, anche perché erano tutti manuali, non c'erano dati EXIF, e quindi è completamente compatibile anche con il tiraggio e la resa ad infinito. Sapete che a volte invece per pareggiare la distanza ad infinito bisogna inserire una lente che degrada senza dubbio l'immagine. Questo oggetto, questo anello adattatore, è realizzato in ottone e alluminio. La costruzione è veramente precisa, stabile, si vede che è un anello adattatore di qualità come altri vi ho mostrati, prodotto da K&F Concept, un'azienda dalla quale io mi servo da anni, perché posso testimoniare che sono oggetti che durano nel tempo. Ovviamente la messa a fuoco, come vi ho spiegato prima, sarà manuale ed è consentita per l'appunto all'infinito. Troviamo scritto nel sito di Can't Fight che per quegli obiettivi che si estendono, quindi parliamo ai teleobiettivi, quelli pesanti, è consigliabile utilizzare una staffa, un trepiede per bilanciare il sistema. È chiaro, qui non c'entra niente l'anello adattatore, ma è una questione molto semplice di masse e di pesi. È chiaro che quando l'obiettivo è pesante, le mirrorless non hanno certamente la struttura di una Reflex Pro, oppure il collare e l'anello adattatore non può reggere la torsione di obiettivi molto pesanti. Io personalmente sono molto soddisfatto di questo anello, perché tra il 105 1.8 AIS e il 180 2.8 AIS, che sono degli obiettivi irrinunciabili per me nel mio corredo, perché è vero, utilizzo Canon magari, ma un obiettivo simile in casa Canon non c'è, soprattutto poi il 180 è meraviglioso. Ebbene, posso ritrovare effettivamente il sapore, il gusto di poterli utilizzare. Non solo, anche obiettivi AFD, ovviamente usati in maniera manuale, si innestano davvero bene. Vorrei farvi vedere, ma non credo che si possa attraverso un video, la qualità, cioè sembra l'obiettivo sia un Canon, da quanto è proprio attaccato bene, e la messa a fuoco sia facile, perché è come fuocheggiare su una fotocamera nativa Nikon. Davvero complimenti, bravo Can't Fight. E poi non dimenticate, c'è un codice sconto davvero notevole per gli iscritti al canale, ve lo lascio nella descrizione del video. E a voi tutti amici l'appuntamento ai prossimi video. Ciao!